Questa è la versione senza zucchero, senza sale. Al naso pure adesso. Questo ti viene. Viene proprio il salato. Adesso mi arriva. Ciao, io sono Lucio e questo è Home Brewing Diary. Oggi assaggio 4 birre in una. Infatti riprendo la We Heavy, che ho brassato qualche settimana fa, la faccio maturare, la imbottiglio e oggi l'assaggio. Se non sai di cosa parlo, ti lascio il video in descrizione in cui ho preparato questa birra. Una delle 4 versioni di questa We Heavy è una versione normale, per le altre invece ho aggiunto del sale in grammature di 1 grammo litro, 2 grammi litri e 4 grammi litri. L'idea di una birra salata mi è venuta perché un giorno, assaggiando un gelato al caramello salato, ho detto che questa cosa starebbe bene in una birra, e da lì ho cercato vari stili che potevano essere adeguati ad essere salati e mi è venuto in mente questo. Quindi vedremo fra un po' come sarà venuta, ma intanto parlo dell'imbottigliamento. Ho usato un sifone per cercare di mantenere la birra limpida dopo una fase di winterizzazione all'interno della camera di fermentazione, e in questa fase sono riuscito a portare la camera di fermentazione a 6 gradi grazie a 4 bottiglie d'acqua congelata, ma soprattutto grazie a una scodella con ghiaccio e sale che sottrae calore all'ambiente tramite una reazione chimica e quindi riesce a raffreddare un po' di più. Vorrò fare qualche esperimento in più su questa cosa perché non è molto chiaro come abbia fatto e se ha funzionato veramente. Per il priming ho usato una soluzione di acqua e zucchero che ho inserito con una siringa nelle varie bottiglie prima di tapparle per raggiungere 2,5 volumi di CO2. Quindi ho inserito circa 6 grammi litro di zucchero all'interno della birra. Con la siringa ho anche inserito una soluzione di acqua e sale nelle bottiglie che ho salato, quindi con delle dosi di 1 grammo litro, 2 e 4 grammi litro. Quindi ho semplicemente creato una soluzione standard e ho inserito poi delle dosi aggiuntive per arrivare fino a 4 grammi litri partendo da 1 grammo litro. Per la soluzione di acqua e sale ho usato un sale marino non iodato, ma non conoscendo bene come può lavorare questo sale all'interno della birra è più che altro un esperimento. Inoltre una nota sulla composizione chimica dell'acqua: infatti aggiungendo sale all'interno della birra si aumentano le note maltate, ma si rischia che aggiungendo troppi cloruri si vada a finire nel difetto classico del sapore di medicinale. Infatti per ogni grammo di sale in 10 litri d'acqua si aggiungono 39 parti per milione di sodio, ma anche 61 parti per milione di cloruri, che poi rischiano di dare questo difetto. Quindi verificheremo poi se soprattutto nella bottiglia da 4 grammi litro di sale viene fuori questo difetto, per quanto io poi possa sentirlo. Il lievito che ho utilizzato era il Mangrove Jack M42, lievito per birre ad alta gradazione. Ho fatto un mash che ha avuto anche uno step a 72 gradi per estrarre la parte un po' meno fermentabile, e sono arrivato con un FG di 1,018, quindi c'è stata una buona parte di mosto che non ha fermentato, ma comunque la fermentazione si è fermata e è arrivata a compimento con una attenuazione di circa il 70%. Da scheda del produttore questo lievito dovrebbe produrre dei sentori di uvetta e frutta secca. Io ci ho sentito anche un sapore di mela e di pera, quindi la prossima volta vorrei cercare di fare una fermentazione più neutra, nonostante questa volta l'abbia fatto lavorare sui 16-17 gradi, e quindi magari proverò a cambiare lievito, tutto da vedere. E visto che l'idea di questa birra mi è venuta mangiando un gelato, se andiamo a piar gelato, apriamo le bottiglie. Ed ecco la We Heavy
senza sale questa volta, è la prima versione perché ho deciso di fare un assaggio a salire col sale in modo che non vengo confuso dai vari sapori che crescono come quello del sale. Allora, dall'aspetto la schiuma era presente e abbondante, ma spariva abbastanza presto, infatti non è molto persistente. Da BJCP direi che è in linea con lo stile. Il colore è un rame abbastanza scuro, comunque anche lievemente torbido, quindi direi che come colore ci siamo, come torbidità non molto, va bene lo stesso. E come sapori abbiamo sicuramente il caramello che arriva subito, infatti questo come stile è quello che richiama più il caramello di tutti. C'è anche un retrogusto di uvetta e invece i sentori di mela e pera sono pressoché spariti. C'è anche della nocciola, secondo me. E all'assaggio devo dire che il corpo è presente, è una birra molto corposa, quasi da masticare. La carbonazione non è così elevata come pensavo e è sicuramente una birra molto dolce. Ho voluto anche abbondare con il dolce in previsione di avere poi del sale all'interno che contrasti il sapore del dolce e ci giochi un po', diventi una cosa agrodolce. Vedremo se ci siamo riusciti. Come sapore sì, dolce, l'amaro è pressoché assente, ci ho messo pochissimo luppolo, anche meno del previsto, perché poi col salato l'amaro non avevo paura che un po' andasse a cozzare. Devo dire sono soddisfatto, migliorerei la fermentazione mantenendola un po' più pulita e se non dovessi fare questa versione per metterci il sale abbasserei lievemente il sapore di dolce che c'è al palato. Andiamo ora con la versione con 1 grammo litro di sale, sperando che sia accettabile e che non sia avvenuta una schifezza. Bene, schiuma e colore direi che sono gli stessi, anche la torbidità. Come colore forse è lievemente più scura, forse si è ossidata, credo a causa del sale, ma è tutto da verificare. Anzi, ditemelo nei commenti se sapete se il sale ossida la birra oppure no. E come aroma è decisamente più secco, arriva meno il caramello e arriva meno anche l'uvetta e la frutta secca. Sì, devo dire che in questa bottiglia il sale è poco pervenuto, si sente molto poco, non è una birra effettivamente salata come pensavo che fosse, comunque 1 grammo litro è davvero forse troppo poco. Comunque la birra è più secca rispetto alla versione senza sale, lievemente meno dolce, decisamente strana dopo aver provato la versione precedente. Quindi, che dire, non è ancora un gelato. Ma standoci attenti resta un lievissimo retrogusto di sale sul finale, resta la bocca lievemente salata, ma è davvero poco percettibile, quindi forse punterei su una grammatura più alta. E quindi andiamo con la bottiglia da 2 grammi litro. Schiuma e colore sembrano essere, è un colore simile alla versione col sale. La versione senza sale è più scarica, è meno colorata, meno scura. Anche qui, se devo fare un confronto tra la versione con e senza sale, sulla versione col sale inizia a emergere qualcosa di diverso.
emerge qualcosa di diverso, ma simile più a un prodotto da forno e con crema di nocciole. È strano che il sale dia poi questo aspetto alla birra. Ecco, la versione da 2 grammi litro è veramente interessante, è molto saporita. Questo sale all'interno esalta i sapori maltati e devo dire che tra le tre è la più interessante, quindi sto già pensando di fare una versione uguale a questa ma con 2 grammi litro di sale per bottiglia. Quindi farò un'intera cotta in questo modo, mi ha già convinto, ma abbiamo ancora da provare la versione da 4 grammi litro. Quindi andiamo con la versione da 4 grammi litro, che è quella più potente di quelle che ho fatto. Non ho comunque mai voluto abbondare con il sale, perché già 4 grammi litro sembrano molti, ma potrebbero essere anche di più volendo, quindi mi sono tenuto su valori standard, che poi standard non sono perché me li sono inventati io di sana pianta. Andiamo a versare. Anche qui colore e schiuma sempre gli stessi. Questo mi conforta, che vuol dire che le bottiglie erano tutte più o meno le stesse, quindi c'è stata una uniformità nel processo produttivo. E in questo caso anche arrivano molti sentori maltati, anche l'uvetta, arriva la frutta secca. E questa da 4 grammi litro lascia le labbra salate e il sale si sente decisamente, forse troppo, quindi starei sui 2 grammi litro. Ora non so, ad esempio per le birre storicamente salate, non so se per quei stili di birra si usino 2 grammi litro, 4 grammi litro di acqua, ma forse 4 grammi litro iniziano a essere troppi. Quindi dovrò lavorare su 2 grammi litro di sale all'interno di questa birra, aggiustare sicuramente la ricetta perché ha ovviamente dei difetti, quindi vorrei che il sale emerga nel modo giusto, che tiri fuori dei sapori di caramello, ma non di uvetta. In altri esperimenti inoltre vorrei provare ad aumentare un po' l'amaro, vedere cosa viene fuori, magari con luppoli terrosi che potrebbero aumentare la sensazione di sapidità e quindi sposarsi bene con il sale. Vedremo. Sicuramente non è una birra da BJCP, non è una birra categorizzata, è uno stile inglese con del sale, niente di più. Però è importante sperimentare, soprattutto se si fa birra in casa e quindi si ha la possibilità di fare esperimenti in piccolo, ma che potrebbero poi creare delle situazioni e delle bevute molto interessanti. Quindi è sempre bello farlo. Questa volta l'ho fatto sperando di non aver fatto un macello e le birre sono comunque bevibili. Quindi riassumendo, secondo me la birra senza sale è venuta abbastanza bene, sono soddisfatto. Escono molto i sapori di caramello e frutta secca, forse abbasserei un po' i sapori di caramello. E per le versioni salate la 4 grammi l'ho trovata forse troppo salata, riassaggiandola poi è venuto fuori molto il sale, quindi sembrava di bere acqua di mare. Quindi starei sulla versione da 2 grammi per lavorarci un po' di più, quindi cercherò di rifarla migliorandola. E questo è tutto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e dimmi nei commenti se anche tu hai mai fatto degli esperimenti un po' così. Comunque la birra non sapeva di gelato, perché io volevo che sapesse di gelato. No, sapeva di birra. È vero, come la birra che... Vabbè, non sa, andiamo a pigliare gelato. È strana. È strana, vero? 4 è troppo. Però questa andava bene 2, vero? Sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.